maestro, ma noi facciamo Kung Fu o Wushu? Bene amici, questa domanda me l'hanno fatta diverse volte in questi anni, quindi con questo video cercherò di rispondervi una volta per tutte. Non sarà un video particolarmente approfondito, comunque vi darò le linee generiche, linee guida di base, con i quali potrete finalmente riuscire a capire che cos'è il Kung Fu e che cos'è il Wushu. Prima di cominciare, come al solito, vorrei ringraziarvi di cuore. Il nostro canale sta crescendo molto velocemente, quindi grazie ancora a tutti gli amici che si sono iscritti al canale e a tutti i nuovi amici che stanno vedendo il video. Mi raccomando, lasciate il vostro like e iscrivetevi al canale. Per gli amici che vogliono venire a trovarci qui nella nostra scuola, io sono a Roma, la mia scuola è presente a Roma da ormai 15 anni, quindi mi occupo di arti marziali cinesi, tengo dei corsi di Kung Fu, dei corsi di Tai Chi, nello specifico del nostro stile, il Ta Fan Tao Kung Fu. Per tutti gli amici che vogliono ricevere da noi un piccolo regalo, un piccolo dono, dovete semplicemente iscrivervi al canale, condividere questo video nelle vostre reti social, inviateci lo screenshot della condivisione e vi invieremo a casa un piccolo regalo qui nella nostra scuola. Quindi sotto con le condivisioni, sotto con le iscrizioni. Ragazzi, senza altri preamboli, cominciamo subito con il video di oggi. Sigla. Allora ragazzi, in questi anni, come dicevo, mi hanno spesso fatto questa domanda, se è giusto usare il termine Kung Fu o il termine Wushu. Intanto cominciamo con il dire che noi utilizziamo il termine Kung Fu per un discorso culturale. Impariamo a conoscere questo termine negli anni 70 grazie al cinema delle arti marziali, con il primo film che uscì in Occidente, 5 dita di violenza. Dopodiché arrivarono tutti i film di Bruce Lee e da lì in poi il filone Kung Fu si aprì e quindi tutte le persone che all'epoca praticavano karate e che conoscevano sì e no che esistevano al mondo solo il karate o il judo, a quel punto scoprirono che ci sono anche le arti marziali cinesi e man mano cominciò, diciamo, a fiorire la cultura, in questa cultura pop, il termine Kung Fu. Ora, il termine Kung Fu è un termine molto particolare. Noi sappiamo che la scrittura tradizionale cinese è una scrittura che è basata sui caratteri. Ogni carattere può essere inteso anche come una specie di ideogramma, oltre al suo significato semantico ci dà anche un'idea in più di quello che il carattere stesso ci vuole trasmettere. Il termine Kung Fu viene spesso tradotto come tempo ed energia, come lavoro, addirittura il termine Fu vuol dire in alcuni contesti anche coniuge, marito e così via. Noi possiamo notare come il termine Kung sia formato al suo interno da un carattere che noi usiamo spesso, il termine Tao. Ok, il termine Tao non è altro che la sciabola, la falce, il coltello da lavoro. Questo perché? Perché dobbiamo un attimo capire come all'epoca, in quella cultura contadina, per riferirsi al lavoro, a un lavoro di fatica, un lavoro molto duro, molto faticoso appunto, si prendesse come idea di base la falce, il falcetto, la sciabola, il coltello, diciamo, da lavoro. Ancora oggi in alcune bandiere la falce rappresenta il lavoro, ok? Quindi, proprio perché si rifà alla cultura contadina, al lavoro nei campi, al tosare l'erba e via dicendo. Quindi, con il termine Kung Fu, quindi cosa intendiamo? Intendiamo un lavoro di fatica nel quale abbiamo raggiunto una certa esperienza, una certa abilità. Il termine Fu possiamo notare come sia una specie di montagna che cerca di oltrepassare la linea del cielo, quindi è qualcosa. È come se fosse una strada che ci porta verso l'alto, che ci porta a eccellere, e essendo verso l'alto è sicuramente una strada molto molto faticosa. Quindi noi potremmo dire
con il termine Kung Fu, il modo più economico di tradurlo sarebbe semplicemente come abilità. In riferimento alle nostre discipline, abilità nelle arti marziali. Ovviamente il termine Kung Fu di per sé non ci dice nulla sulle arti marziali, non ci dice nulla sullo stile che stiamo praticando, quindi è semplicemente un concetto che ci fa capire di avere una certa abilità in qualcosa. Leggendo i caratteri del termine Kung Fu possiamo capire come questa abilità sia ottenuta grazie a un duro lavoro, a una grande fatica, a un percorso di ascesa molto difficile. Quindi è giusto dire io pratico il Kung Fu del cane, il Kung Fu dell'aquila, il Kung Fu della tigre, ok? Come ben sapete noi stiamo in questo periodo pubblicando diversi video riguardanti appunto gli stili di Kung Fu. Abbiamo già pubblicato lo stile del cane e lo stile dell'aquila, vi lascerò il link qui sopra e sotto in descrizione. Quindi se io pratico lo stile del cane potrei dire che ho un'abilità nello stile del cane, ok? Quindi ho raggiunto una certa abilità nello stile del cane, o se pratico lo stile dell'aquila ho raggiunto una certa abilità nello stile dell'aquila. In questo modo io potrei dire che pratico il Kung Fu del cane o il Kung Fu dell'aquila. Il termine Kung Fu quindi è valido per tutte le arti marziali, ma non solo, possiamo anche andare oltre l'ambito delle arti marziali. Se troviamo un cantante, una persona che ha studiato il canto, una persona che dipinge, una persona che magari fa il cuoco, una persona che svolge un lavoro di eccellenza, un lavoro appunto dove ha raggiunto una grandissima abilità, quella persona ha un ottimo Kung Fu in quella disciplina, in quel specifico settore. E chi pratica arti marziali, qualunque arte marziale pratichi, cercherà sempre di raggiungere ottimi livelli, quindi cercherà sempre di ottenere il Kung Fu. In questo modo anche chi pratica karate, chi pratica judo, chi pratica aikido, chi pratica taekwondo e via dicendo, potranno avere anche loro il Kung Fu, semplicemente potranno avere anche loro l'abilità nella loro disciplina. Ecco perché tutti i marzialisti fanno Kung Fu. Il termine Wushu invece è un termine molto più interessante da un certo punto di vista. Il carattere per Wu è composto a sua volta da due caratteri. Il primo è il carattere per dire fermarsi o stop. Se noi andiamo in Cina, alcuni semafori, quando c'è il segnale per fermarsi, hanno questo ideogramma. Questo ideogramma ci dice appunto che dobbiamo essere fermi, che dobbiamo fermarci di colpo, non dobbiamo smettere di fare qualcosa, ok? Mentre nella parte superiore abbiamo l'ideogramma Ge, ovvero l'ideogramma che rappresenta l'alabarda. L'alabarda non è altro che il simbolo massimo, la regina di tutte le armi e l'arma per eccellenza, soprattutto nelle antiche battaglie. Per cui il termine Ge rappresenta appunto la guerra, rappresenta appunto la marzialità, la violenza. Il termine Wu cerca di dirci semplicemente di fermare la guerra, fermare l'alabarda, per estensione fermare la guerra, per estensione fermare la violenza, l'aggressività e via dicendo. Il termine Su invece è semplicemente tecnica. Noi traduciamo in modo sbagliato come arte, ma per comodità possiamo tradurlo anche come arte, ma in questo caso è molto più corretto tradurlo come tecnica. Quindi noi abbiamo con il termine Wushu la tecnica per fermare l'alabarda, per estensione la tecnica per fermare la guerra, la tecnica per fermare la violenza, la tecnica per fermare l'aggressività. Questo è molto importante soprattutto da un punto di vista filosofico. Ad un primo livello noi possiamo vedere nel termine Wushu semplicemente come la tecnica delle arti marziali, ok? Come la tecnica marziale, ma se noi andiamo a leggere i caratteri di Wushu ci rendiamo conto che lo scopo del Wushu è qualcosa che va oltre il semplicistico avere una tecnica, conoscere le tecniche marziali. L'ideogramma Wushu cerca di trasmetterci l'idea che dobbiamo sviluppare una tecnica non marziale, ma una tecnica per fermare appunto il caos, la guerra, la violenza, l'aggressività. Ecco perché
in questo senso sicuramente molto più educativo rispetto al termine, alla semplice traduzione come arte marziale. Quindi con il termine Kung Fu, Wushu, noi stiamo dicendo semplicemente che stiamo studiando, stiamo cercando di raggiungere un'abilità nelle tecniche marziali. Questo fatto non dice nulla sullo stile che stiamo praticando. Ok, potremmo fare un Gar, Choi Li Fudo, Wing Chun, Tai Chi Chuan e via dicendo, Pakwa e via dicendo, non è importante lo stile. In questo caso noi non stiamo definendo quale stile sto praticando, quale arte marziale sto praticando. Potrei addirittura praticare karate, potrei praticare judo e dire di fare Kung Fu Wushu, se lo prendiamo in quest'ottica. Ok, sto cercando l'abilità, sto studiando per ottenere l'abilità nelle tecniche marziali del judo, del karate e via dicendo. Quindi amici che praticate altre arti marziali, non ve la prendete, semplicemente stiamo cercando di capire cosa questi termini cercano di trasmetterci. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete qualche domanda, se avete qualche informazione in più da lasciarmi, potete scrivere qui sotto al video. Ovviamente sono graditi i vostri commenti. Vi ricordo che se volete ricevere il nostro regalo, il nostro piccolo dono, iscrivetevi al canale, condividete il video nelle vostre reti social, mandateci lo screenshot e vi invieremo a casa un piccolo regalo. Io sono Jaime Luis Vizconde, ci vediamo al prossimo video.